Sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia. Buongiorno a tutti o buonasera, bentornati nel mio canale. C'è un po' di caos nelle mie spalle, alle mie spalle. Ho preparato dei dolcetti. Quando si cucina un po' si lascia il caos. Oggi voglio proporvi una ricetta semplice delle paste secche ma sono morbidissime, le pasta di mandorla. La potete guarnire, condire con frutta secca, del pistacchio, zucchero, quello che volete. Ottimi da offrire, da mangiare dopo i pasti, dopo un pomeriggio, oppure regalarli. Si trovano dappertutto, dall'aeroporto, in pasticceria, ma se li fate voi vedrete che li farete sovente. Se il video ti piace e l'idea ti piace, mi raccomando, lascia un commento, un like e condividi. Aziona la campanella per le altre ricette. E buone feste a tutti dal canale di Virginia. A presto! Pronti per fare i nostri dolcetti. Incominciamo con l'impasto. Innanzitutto le occorrenti: farina di mandorle, la dose è 250, io vado a raddoppiare il tutto, ma poi metterò bene tutti gli ingredienti, la lista della spesa. Semplicissime queste paste di mandorle, la vera ricetta siciliana, li possiamo gustare e offrirli nelle feste dopo un pasto. Occorreranno 2 uova, ne ho prese sempre 4 perché raddoppio le dosi, una bustina di lievito vanillina o 4 gocce di essenza di mandorle amare. Io utilizzerò la vanillina. Non abbiamo la farina di mandorle? Peliamo le mandorle mettendole in acqua, le facciamo asciugare e poi frulliamo bene il tutto. Zucchero velato 150, io ne utilizzerò 300. Iniziamo con preparare e togliere il rosso, utilizzeremo solo l'albume. Procedo. Incominciamo a preparare i canditi. Nel frattempo l'impasto si consolida. Li taglierò a metà, le metterò sui dolcetti siciliani, sulle pasta di mandorle. Della granella di pistacchio, possiamo mettere anche delle lamelle di mandorle, dello zucchero semolato e zucchero passato molto fine, altrimenti ci sono già le bustine di zucchero a velo. Preparato la teglia, ho bagnato la teglia solo con acqua e metto su la teglia. Adesso andiamo a prendere l'impasto per preparare i dolcetti. L'ultimo albume che preparo vado a versarlo. C'è chi usa il frullatore, basta semplicemente emulsionare molto bene il bianco, che sarebbe l'albume. Miscelo bene e poi andrò ad aggiungere le farine insieme. Versiamo le 2 farine, 250 g di farina di mandorle, se facciamo la metà dose. Ricordo che poi segnerò tutto. In questo caso io ne 500. Lo zucchero semolato, io l'ho passato per bene in un frullatore. A questo punto prendo una forchetta e comincio a girare. Cominciamo a miscelare bene tutti gli ingredienti con una forchetta, poi andremo a terminare con le mani. Possiamo usare anche un'impastatrice, però io trovo che sia molto veloce e semplice anche con una forchetta, e poi si termina con le mani fino a formare un panetto. Continuo così e poi verso il tutto su un piano di lavoro, un paio di secondi. Nel frattempo ho aggiunto una bustina di vanillina, volendo si può mettere del limone grattugiato. Proseguo e continuo a impastare con le mani finché tutto l'olio delle mandorle si sia ben sciolto insieme e ho amalgamato bene tutti gli ingredienti. Proseguo. Impasto tutto bene da amalgamare, come ho detto prima. Se risultasse troppo molle andiamo ad aggiungere, ma questo lo vedremo alla fine, ancora della farina di mandorle. Sta venendo ottimamente.
qui lo taglio. Terminato. Adesso con una spatola ci aiutiamo e la mettiamo in un contenitore. Possiamo raccoglierlo anche non tutte insieme, o anche in 2 volte. L'impasto risulterà in questo modo, non appiccicaticcio e neanche troppo molle. Metto a riposo in frigo almeno da 10 minuti a 30. 10 minuti di riposo e poi cominciamo a formare le palline, i dolcetti di mandorle. Pronto il nostro impasto, non è appiccicaticcio, c'è chi lo mette in una carta trasparente e lo lascia così a riposo. Io vado a fare le palline direttamente perché sarà semplicissimo farle. Schiaccio leggermente al centro e ho pronto la prima. Bagno appena appena le mani, il palmo, ma solo con acqua, non c'è nient'altro. Per preparare i pizzicotti, ho la pallina fatta in mano, stringo leggermente al centro e poi schiaccio. E ho fatto i pizzicotti, però i pizzicotti li passo direttamente nello zucchero, così, e schiaccio la base. Bagno le mie mani, farò tante palline e schiaccio fino a riempire la teglia, ma qui ne farò bensì 2. È facile lavorarla, non c'è bisogno di sac à poche, e metto lì. Volendo le facciamo più grande, poi stringiamo e così verrà la pasta di mandorle con i pizzicotti. Adagiamo sulla teglia e continuiamo. Distanziati un po' fra di loro. Ricordo che non c'è lievito. Li passerò dopo nello zucchero a velo, quelli che devo mettere, i pizzicotti o le mandorle, le metteremo poi tutto all'ultimo. Qualcuno lo facciamo un pochino più largo e più piatto, tanto poi gonfierà. Il perché? Perché metteremo su la pasta di granella di pistacchio. Ho detto pasta, scusate, la granella di pistacchio. La pasta di pistacchio è ben altro. Le faccio rotonde, appiattisco un po', lascio un leggero solchetto in mezzo e vado avanti. La guantiera, il vassoio verrà bello pieno da offrire agli amici, regalare per le feste, Natale, Capodanno, Pasqua, e con quello che costano, pochissimo tempo avremo dei dolcetti che non bisogna andare in Sicilia nelle pasticcerie alta qualità per trovarle. Proseguo. Ho preso un altro albume, leggermente do una sbattuta, una piccola emulsione. Con un pennellino vado a spennellare in quello che ho deciso di mettere il pistacchio, quelli più piatti, come dicevo prima. Ho preparato un paio più piatti e vado a mettere sopra il pistacchio. Ok, mi sembra di averlo messo dappertutto. Poi se vi accorgete che avete saltato qualcosa, ovviamente vi potete sempre ripassare. Questi sono quelli col pistacchio, semplicissimi da fare e buonissimi. Fatti una volta, vedrete che li farete sovente. E adesso qui mi sono persa, tanto questo. Adesso prendiamo la ciliegina e la tagliamo a metà. Volendo uno può prepararsi anche prima, una leggera pressione su quelle. Se non abbiamo fatto leggermente la pressione prima, la possiamo fare anche subito, sul momento, e andiamo a inserire sopra. Terminata la prima teglia, adesso vado a infornare per 15 minuti a 170 gradi. Metà forno, 170 gradi per 15 minuti. Guardate che bontà queste paste di mandorle.
Ho fatto i pizzicotti, ho messo la frutta, il pistacchio, favolosi, e ne ho un'altra guantiera pronta per essere gustata o regalata. Se la ricetta ti piace, condividi e lascia un commento. Grazie dal canale di Virginia. A presto!